Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi facciamo uno versus l'altro e precisamente Valkniven F1 Pilot contro Lionsteel M4. Perché? Perché sono della stessa categoria, sono della stessa dimensione e possiamo dire che sono per tanti versi equiparabili. Ci sono ovviamente delle differenze sostanziali che oggi andremo a vedere. Eccoli qua, li vediamo appaiati, i nostri due coltelli. Vediamo che le dimensioni sono più o meno identiche, anche negli spessori, sebbene il Lionsteel abbia lo spine arrotondato, mentre il Valkniven l'ha ad angolo retto, e quindi questo funziona col Firesteel, questo no. D'altro canto è stato fatto per essere utilizzato in questa maniera molto comoda, mentre questo, sebbene l'appoggio piano non dia fastidio al pollice, ha sempre l'angolino qualora si dovesse lavorare a lungo con il pollice, non è molto comodo. Comunque, bando alle ciance e cominciamo a vederne le caratteristiche tecniche di entrambi. Allora, M4 Lionsteel, la lama è in acciaio M390, quindi un acciaio piuttosto moderno, un acciaio che tiene molto il filo, ma anche un pochino più durino da affilare di altri acciai. La lunghezza della lama è 95 mm, lo spessore è 4 mm, il coltello è un full tang, vedete che la lama continua per tutta la lunghezza del codolo e ha il codolo sporgente che va bene per battere, e nel caso avesse l'angolo come qua che è l'angolo un pochino più retto, da utilizzare con il Firesteel. La lunghezza totale è di 205 mm, quindi di 20 cm e 5. Il peso è 144 grammi. In questo caso le guancette, quindi la manicatura, è in legno Santos, ma lo possiamo trovare in noce, in ulivo e in altre essenze, anche in G10 per chi magari lo usasse per la caccia e quindi tenderà a impregnarsi di sangue e di sporco. La lama sarebbe una sabre, visto che ha questa parte vicino al dorso, vicino allo spine, ma in realtà poi funziona come una bisellatura full flat e il filo è liscio. È una drop point, come abbiamo visto, ed è appunto, vi ho detto, full tang. La lama ha una finitura satinata. Ora andiamo a vedere il suo concorrente. Il suo concorrente svedese, eccolo qua, l'F1 della Valkniven, anche lui un full tang, però vedete col codolo esposto esattamente come l'M4, però non ha il tang, non mantiene lo spessore della lama come fa cioè l'altezza della lama, scusatemi, come fa nell'M4, ma si riduce di un terzo, quindi diventa più si assottiglia di più confronto alla lama. E eccolo qua. Allora, lunghezza della lama è 105 mm, quindi 1 centimetro grosso modo più lunga dell'M4, lo spessore è 4,5 mm, la lunghezza totale è 215 mm, quindi 21 cm e mezzo. Il peso è 150 grammi, 6 grammi in più dell'M4, quindi anche come peso oltre che come dimensioni siamo circa uguali. E l'acciaio con cui è fatto è VG10 laminato, quindi è un Sammai, vedete, si vede la profilatura dove esce la lama centrale, praticamente c'è una lama centrale di un metallo più duro e le due lamine in fianco che sono più morbide. Questo serve per avere, soprattutto negli ambienti freddi come il nord, appunto Europa,
e a volte si fa, per esempio con i carboniosi, la tempera differenziata, si fa in maniera che l'acciaio anche col freddo non tenda a rompersi e mantenga però alte caratteristiche di taglio ma anche una certa elasticità. Ecco che è nato l'acciaio a pacchetto. Oggi come oggi i nuovi modelli appena usciti sono in VG-Wolf, praticamente hanno l'1,25 di tungsteno all'interno e questo procedimento, questo metallo così ottenuto si chiama wolfranio con la doppia V. È il coltello ufficiale dei piloti dell'aeronautica svedese dal 1995. Possiamo avere il fodero in cuoio o il fodero in zittels, questa plasticaccia, fodero che non mi piace per niente e soprattutto dentro sbatte. Io ho messo, come vedete, un piccolo pezzettino di feltro e quindi non sbatte e non fa rumore. Mentre per quello che riguarda l'M4 abbiamo un fodero in cuoio molto ben fatto, cucito a mano in Italia. Il problema è col solito che si può metterlo solo tipo fondina, diciamo così, in verticale alla cintura e quindi non è molto pratico. Adesso abbiamo visto le caratteristiche di entrambi, avete visto che più o meno sono simili nelle dimensioni, nelle cose, abbiamo entrambi, anche questo è ovviamente uno spear point e ha però una laminatura convex, cioè è leggermente convesso, non è un full flat, non va a finire come questo, ma è convesso verso la fine, fa questa rotondità qua invece di fare questo a freccia. Non sto facendo dei segnacci, abbiate pazienza. Questo ne determina una differenza durante l'utilizzo del taglio. Andiamo a vedere come come riuscirò in qualche maniera, ma dovrei riuscire, come si vedrà la differenza tra uno e l'altro. Allora vi faccio vedere come il Falkniven nell'impuntarsi nel taglio penetra profondamente nel legno senza bisogno di fare eccessiva forza. Vedete come entra già nel legno e quindi poi ovviamente ne porta via delle belle fette. Vediamo invece come l'M4 rimanga più in superficie. Vedete come il taglio è più superficiale, vedete che lo scarto è più sottile. Per andare in profondità bisogna inclinare il coltello e spingere con maggior forza. Ovviamente questo è determinato dalle due bisellature diverse, una convex e una flat. Allora, in questi video girati qualche tempo fa, forse riesco a farvi vedere meglio come, vedete, il Falkniven F1 morde più in profondità il legno. E poi li vediamo anche dall'alto, così ce ne rendiamo conto. Questo invece è l'M4. Vedete come invece, mordendo pure il legno ovviamente, però sta più in superficie, va meno in profondità, il taglio è più sottile. E qua mi pare che si capisca un pochino meglio. Adesso li vediamo dall'alto, vediamo come l'F1 penetra veramente in profondità senza nessuno sforzo. Guardate proprio, vedete come entra nel legno, mentre vediamo come l'M4 fa più sottilmente, incide più sottilmente il legno, quindi forse va anche meglio per fare i riccioli in questo caso, per accendere il fuoco. Eccolo lì, però meno in profondità. Spero che in questi due video si sia capito un pochino meglio. Ecco qua i nostri eroi un pochino meglio. Questo è l'F1 della Falkniven, questi sono test che ho fatto qualche tempo fa, e questo invece è l'M4.
Bene, andiamo avanti col nostro video. Questa cosa la si nota anche nell'intaglio. Nell'intaglio vedete come l'M4 resta in superficie e quindi può fare un intaglio molto leggero, e invece guardate come invece l'F1 della Falkniven porta via strati più profondi. Questo ovviamente produce però, per esempio, che l'M4 tratta meglio il cibo, nel senso che lo affetta più sottile, e invece l'F1 tenderà a spaccarlo, anche se con una piccola modifica della convessatura che io ho fatto sul mio prototipo, che nasce da un F1, si ottiene un risultato identico a quello dell'M4, mantenendo però le caratteristiche semmai dell'F1 e quindi anche la capacità di profondità di taglio nel caso di questo bisello. Ovviamente ritrattando un po' il bisello, che adesso in questo caso di questo M4 è ancora di fabbrica, si riesce a incidere di più nel legno, perdendo un pochino però ovviamente di quella finezza di affettatura del cibo, chiamiamola così, ma entrambi i coltelli direi che si comportano abbastanza bene, in modo polivalente, quindi possono essere utilizzati sia da caccia che da trattamento del cibo, che da lavorazione del bosco e quindi lavorazione del legno. Vediamo che anche nel fare la punta al nostro bastoncino di legno stagionato entrambi si comporteranno adeguatamente bene. Vedete come basta inclinare un po' di più e anche il nostro M4 va a portare via una discreta fetta di legno, però una differenza in mano la si sente. Io lo so che non riuscirò a trasmettervela visivamente, però cerco di spiegarvi e di farvi vedere. Vedete come invece subito affetta molto più profondamente l'F1 della Falkniven, porta via strati più profondi. Queste sono le differenze che si trovano poi nell'utilizzo di taglio. Entrambi hanno un manico molto comodo. Voi sapete che il manico intermorundum dell'F1 in zone molto calde e desertiche dà qualche problema di infiltrazione a questo livello, perché tende a scollarsi. Con i nuovi modelli pare che abbiano risolto, perché hanno messo un doppio strato più duro all'interno, quindi se anche il caldo tende a far allargare un po' la gomma non si infiltra niente all'interno. D'altro canto sono coltelli nati più per il freddo o ambienti anche come il nostro mediterraneo, può andare bene, che per il deserto o il caldo di altre zone, soprattutto nel sud-est asiatico, dove sono stati poi utilizzati da alcune truppe militari, mentre non c'è questo problema con l'M4 di produzione italiana. Devo dire quale dei due scegliere, se dovessi scegliere quale acquistare, sarebbe una difficile scelta. L'M4 è più bellino, si presta di più a un utilizzo cibo, campeggio, outdoor, ma l'F1 tutto sommato io ci faccio le stesse identiche cose e io prenderei l'F1 perché mi piace molto il Sammai. Prenderei non quello in COS, oppure adesso tendono a farlo in Elmax, oppure adesso appunto con questo nuovo tipo di Sammai Wolf, ma esattamente con questo tradizionale, perché è vero che non terrà il filo a lungo come l'M390, ma si riaffila veramente con uno sputo, quasi come il 1095 o 1095 che dir si voglia. Quindi queste sono le caratteristiche e le differenze tra i due. Voi quali preferite? Scrivetemi qua nei commenti quale vi piace di più. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere un bel like e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!